Ciao, sono Roberto Panizza del ristorante Il Genovese e sono qui nelle cucine di Giallo Zafferano per preparare le mie trenette al pesto con fagiolini e patate. Iniziamo staccando le foglie di basilico e poi andiamo a lavarle sotto acqua fredda corrente. Si usano solo le foglie e si escludono i gambi. Stiamo usando basilico genovese DOP, un basilico a foglia piccola, profumato, classico per preparare il pesto genovese. Adesso laviamo le foglie. Bene. La caratteristica della foglia di basilico è che ha una forma di cucchiaio, quindi tende a trattenere l'acqua, quindi bisogna fare attenzione quando lo si asciuga. È importante asciugare bene il basilico perché un eccesso di acqua ne compromette la conservazione una volta preparato e nello stesso tempo preparandolo al mortaio un eccesso di acqua genera un'infinità di scrizzi che vogliamo evitare. È importante anche asciugarlo senza stropicciare troppo la foglia perché altrimenti genereremo un'ossidazione preventiva. Non è il caso di farne una malattia proprio perché tra pochi istanti noi andremo a metterlo nel mortaio o nel frullatore e quindi il basilico lo utilizzeremo in maniera molto rapida e veloce. Cominciamo a pulire il nostro aglio. Stiamo usando l'aglio di Vessalico, che è l'aglio che viene coltivato in un paesino nell'entroterra imperiese. È sempre bene togliere l'anima perché è la parte meno digeribile dell'aglio. Stiamo usando un mortaio che ha più di 200 anni, proviene da un monastero benedettino dell'Imperiese, è un mortaio in marmo, non è detto che venisse usato per preparare il pesto all'epoca, ma probabilmente veniva usato per frantumare i legumi, per fare farine di cereali o qualche volta anche per frantumare erbe medicinali. Il mortaio genovese si abbina sempre ad un pestello in legno, in questo caso abbiamo usato il legno di pero. Adesso che l'aglio è sciolto, mettiamo i pinoli nel mortaio. Ecco qua. Aggiungiamo il basilico e il sale. È importante non metterne troppo perché non si può tornare indietro. Usiamo il sale grosso di marino possibilmente. E ora cominciamo a pestare. All'inizio il movimento sarà di percussione e a poco diventerà rotatorio. Questa è la parte più critica della preparazione del pesto al mortaio, quando bisogna rimescolare gli ingredienti all'interno in maniera tale da togliere i pinoli da quello cuscinetto che si forma con le prime battute del pestello. Siamo passati dalla fase più brutta esteticamente della preparazione del nostro pesto a un quasi pesto. Abbiamo ridotto in crema le foglie e le abbiamo amalgamate con gli altri ingredienti che finora abbiamo messo nel mortaio. Adesso uniamo il parmigiano al nostro pesto. Stiamo usando delle scaglie di formaggio intere, ma possiamo usare anche il parmigiano e il pecorino grattugiati. Lo pestiamo, uniamo il pecorino e lo pestiamo. Potete usare solo il parmigiano se volete un pesto più delicato, potete usare solo il pecorino se volete un pesto più deciso. È il momento dell'olio, stiamo usando un olio ligure DOP della Riviera Ligure proprio perché è un olio dolce, delicato, perfetto per l'abbinamento con gli altri ingredienti perché non li va a coprire con la sua aromaticità. In Italia abbiamo oli buonissimi ovunque, ma per la preparazione del pesto l'olio ligure è l'ideale. Quindi diamo un ultimo giro di pestello e abbiamo completato il nostro pesto. Sbuccio le patate e le taglio a pezzetti. E adesso mondiamo i fagiolini. L'acqua sta bollendo, mettiamo il sale. Adesso caliamo la pasta. La trenetta è un formato di pasta tradizionale genovese. In alternativa si possono usare linguine o bavette. Passato qualche minuto aggiungiamo fagiolini e patate. Le patate insieme alle trenette si mettono per due motivi. Uno perché la loro dolcezza smorza l'aromaticità del pesto e il secondo motivo è che l'amido che si va a sciogliere nell'acqua di cottura migliora la presa del pesto sulla pasta. Abbiamo messo il pesto nella ciotola e lo sciolgo con acqua di cottura.
scolo e verso in ciotola. E ricordatevi che il pesto non va mai scaldato in padella, ma va condito direttamente nella ciotola o nel piatto. Ed ecco pronte le trenette, assaggiamole. Buonissime.